Buonasera. Questo video nasce grazie a un commento relativo a un video di un mesetto fa e scritto da André Light and Love, che ringrazio. Nel commento venivano citati alcuni passi scritti da un santo, San Serafino di Sarov. Esistono persone straordinarie e sono esistite persone straordinarie, emissarie del divino, delle divinità, di Dio o degli dei. Persone dotate di una sorta di poteri capaci di percepire dall'etere le parole che ai più sfuggono. Poteri straordinari, ma spesso utili a tutti. È infinito l'elenco di questi personaggi, potremmo parlare di Krishna, Gandhi, Gesù, Ralph Waldo Emerson, ma anche di personaggi dei libri, delle fiabe. Potremmo parlare di poeti, scrittori, cantanti, autori. A loro modo, essi hanno saputo percepire dall'alto informazioni utili a tutti e hanno saputo condividerle, impreziosendo così l'umanità tutta. Non si parla qui di etichette religiose né di schieramenti, ma di un divino globale, trasversale, quindi che non fa schieramenti, che non crea collocazioni né avversità tra religioni. Un divino globale in grado di parlare con tutti, ma che a quanto pare seleziona nel corso dei millenni solo alcuni affinché sappiano riferire. Quindi un divino naturale, presente, ma da decodificare. Leggo le parole stesse di San Serafino e poi andiamo a analizzare brevemente il messaggio che sottintendono. Bevi l'acqua della sorgente dove bevono i cavalli. Il cavallo non berrà mai acqua cattiva. Metti il tuo letto dove dorme il gatto. Mangia il frutto che è stato toccato da un verme. Scegli audacemente il fungo su cui siedono gli insetti. Pianta l'albero dove scava la talpa. Costruisci la tua carsi. Scava la tua fontana dove gli uccelli si nascondono dal caldo. Vai a dormire e svegliati allo stesso tempo con gli uccelli. Raccoglierai tutti i grani d'oro dei giorni. Mangia più verde, avrai gambe forti e un cuore resistente, come gli esseri della foresta. Nuota spesso e ti sentirai sulla terra come il pesce nell'acqua. Guarda il cielo più spesso possibile, e i tuoi è chiari. Taci molto, parla poco, e il silenzio verrà nel tuo cuore e il tuo spirito sarà calmo e pieno di pace. Parole bellissime, parole profondissime. Cosa significa bevi l'acqua della sorgente dove bevono i cavalli? Appare come un chiaro invito a attingere, quando possibile, alle naturali. Quindi all'acqua pura, all'acqua integrale che sgorga direttamente e spontaneamente
dalle sorgenti. Non a caso, in riferimento ai cavalli, sul Monte Pisano esiste una potentissima sorgente denominata Fonte della Cavallaia o della Cavallina. Evidentemente l'hanno chiamata così perché i cavalli in un tempo lontano ne erano attratti. Indirettamente si percepisce come questa sorgente, da me giudicata sacra, abbia qualcosa utile a tutti. Non parlo solo di questa, parlo di ogni sorgente a suo modo consacrata da mostrine sacre o dalla tradizione che ne ha tramandato, tra virgolette, le gesta. Metti il tuo letto dove dorme il gatto. Chiunque abbia convissuto, come me, con dei gatti, saprà che ci sono stanze della casa dove amano stare e soggiornare, stanze dove stanno meno volentieri. Come è noto, i gatti hanno dei poteri naturali enormi e quindi l'occhio umano potrebbe usufruire dell'aiuto del gatto per trarne giovamento. Mangia il frutto che è stato toccato da un verme. Gli esseri naturali, gli animali, gli insetti hanno delle dotazioni che noi umani non abbiamo più. Che abbiamo, per così dire, dimenticato. Un insetto, un uccellino, un animale non si ciberà mai di un prodotto che il suo istinto ritiene non perfettamente in linea con la natura. Una collega mi ha recentemente raccontato la storia di un uccellino che frequenta il suo balcone. Un uccellino al quale dà da bere quando passa e delle foglioline di insalata dell'orto di suo marito. L'uccellino va ghiotto delle foglioline di insalata dell'orto del marito della collega e ne fa man bassa. È capitato una volta che l'insalata non ci fosse, che la collega abbia dato una fogliolina di insalata acquistata all'uccellino e l'uccellino l'ha stranamente snobbata. Questo la dice lunga sui poteri dell'uccellino e quindi del verme nel identificare un cibo idoneo e nel voler scartare un cibo magari meno puro. Scegli audacemente il fungo su cui siedono gli insetti. Questo è un passo misterioso anche perché la diceria, la Vox Populi, che dice che i funghi che vengono mangiati dagli insetti sono tutti buoni, è assolutamente falsa. Quindi non è detto che se un fungo viene mangiato da un insetto sia automaticamente commestibile per gli umani. Anzi, ci sono funghi pericolosissimi che vengono consumati dagli insetti. Quindi questo passo è un po' criptico e quindi di difficile analisi. Pianta l'albero dove scava la talpa. Ovvio, evidentemente la talpa per scavare va a cercare qualcosa. Magari è in grado, mentre scava, di attingere a dei reticoli di acqua che scorrono sotto il terreno, impercettibili a noi. Quindi questo riferimento, che probabilmente viene dalla tradizione contadina, può essere un valido aiuto a identificare la tana della talpa per non solo piantare alberi, ma impostare delle coltivazioni. Costruisci la tua casa
dove il serpente si siede per riscaldarsi. Evidentemente i serpenti, che fanno parte di tutta la letteratura sacra, sia quella monoteista che quella politeista, hanno delle dotazioni che li rendono in grado di percepire in qualche modo le energie che provengono dal sottosuolo, energie che potrebbero essere provenienti da minerali, da irradiazioni varie a seconda. Quindi questo consiglio, che probabilmente seguivano anche gli antichi in sede di fondazione delle città, perché gli antichi non facevano mai niente a caso, potrebbe essere utile anche ai moderni ingegneri, qualora volessero ripristinare un po' di equilibrio tra umani e natura. Scava la tua fontana dove gli uccelli si nascondono dal caldo. Evidentemente anche gli uccelli hanno poteri e istinto amplificati rispetto a noi, e là dove vanno a riposarsi dal caldo probabilmente si tratta di parti del terreno dove scorre acqua sottostante e dove quindi viene emanata una frescura che loro ritengono gradevole e che quindi potrebbe risultare utile per intercettare delle sorgenti sotterranee e quindi scavare dei pozzi. Vai a dormire e svegliati allo stesso tempo con gli uccelli. Raccoglierai tutti i grani d'oro dei giorni. Tutti gli antichi hanno sempre ribadito questo concetto, che è presente in praticamente tutti i proverbi del mondo. Svegliarsi all'alba, recarsi dopo il tramonto. Quindi mantenere il ritmo che mantengono tutte le creature naturali. L'alba è rappresentata dagli uccellini che cantano, il tramonto è rappresentato dal silenzio. In linea di massima, per godere di tutti i benefici della natura, bisognerebbe riuscire a svegliarsi sempre con il canto degli uccellini e a andare a letto quando si sente che il canto svanisce perché gli uccellini si stanno addormentando. Il santo ribadisce che facendo così raccoglierai tutti i grani d'oro dei giorni, grani d'oro, un chiaro riferimento al potere del sole. Ho già parlato in altri contenuti del potere dell'elioterapia e anche delle sue applicazioni pratiche a livello curativo. Il santo sembra fare riferimento ai due poteri del sole, non solo quello dell'alba, ma anche quello del tramonto. Alba come potenza del sole che dona, quindi che carica, tramonto come potenza del sole che estrae, che quindi porta via. Un processo utile, presente in ogni aspetto della natura, che, secondo quanto in maniera criptica riporta il santo, potrebbe dare beneficio a tutti se osservato. Mangia più verde, avrai gambe forti e un cuore resistente, come gli esseri della foresta. La sensibilità nei confronti del cibo è fortunatamente più frequente rispetto al passato. Più persone si domandano sempre più quali tipi mangiare, quali tipi di cibi mangiare, cosa escludere. Vi è una rinnovata sensibilità nei confronti dei cibi che i nostri avi
consumavano prevalentemente, quindi cibi verdi, verdure, ingredienti naturali, minestre, magari cucinate con acqua di sorgente e composte da erbe appena raccolte in luoghi puri, sotto casa, appena raccolte quindi capaci di conservare appieno i loro poteri non solo nutrizionali, ma anche energetici, quindi i poteri della natura da ingerire. Gambe più forti e cuore resistente, come se, secondo la tradizione, che comunque sia ribadisce questi concetti, il verde, quindi il consumare ortaggi al posto di altri cibi che sono più di moda, potesse agevolare il sistema circolatorio, il cuore, le vene, i capillari e quindi dare conseguentemente l'energia che hanno gli esseri della foresta, che vivono solo dei doni della natura. Nuota spesso e ti sentirai sulla terra come il pesce nell'acqua. L'acqua è sempre associata anch'essa a tutte le religioni. Uno dei 4 elementi. Noi passiamo i primi momenti della nostra esistenza nell'acqua, immersi nell'acqua. E il nuotare è una sorta di ricongiungimento alla nostra prima apparizione nel mondo che poi ci dà la vita. Una simbiosi tra uomo e pesce è anche esemplificata, appunto, assomiglia più a un pesce che a un mammifero. Il cielo, il più spesso possibile, e i tuoi pensieri diventeranno leggeri. È chiarato negli ultimi decenni, perché siamo più propensi a guardare i dispositivi che il firmamento, le nuvole, le stelle, il sole, l'azzurro magnifico del cielo. Il cielo è la sede degli dei, del divino, di Dio. Dal cielo provengono infiniti poteri e infiniti messaggi, come ho detto all'inizio di questo contributo. I tuoi pensieri diventeranno leggeri e chiari se guarderai il cielo, come a dire che il cielo possa avere un potere antidepressivo, purificatorio, come a dire che il cielo possa schiarire la mente da dubbi, pensieri, problematiche varie. Il cielo è un amico che andrebbe recuperato, quindi davvero dovremmo ritagliarci il tempo necessario per giate in mezzo alla natura e dedicarci al firmamento, al cielo, una divinità, intesa in senso religioso, intesa in senso naturale, perché la divinità è distribuita tra tutti noi e è manifesta non solo dalle persone straordinarie, ma dagli alberi e da ogni singolo filo d'erba, dal cielo, da tutti gli elementi, dall'aria e dal fuoco, inteso anche come sole, l'astro sole. Taci molto, parla poco e il silenzio verrà nel tuo cuore e il tuo spirito sarà calmo e pieno di pace. Nell'era in cui tutti parlano, spesso anche a caso, spesso anche con intenzioni non poi così benevole, restare un po' in silenzio agevola sicuramente lo spirito, la serenità
la calma, la pace. E qui forse si fa riferimento anche alla meditazione, agli eremiti, a chi a un certo punto decide di ritirarsi per un attimo, abbandonare le vecchie spoglie, fare una sorta di muta come fanno i serpenti, per ritrovare se stesso, per rinascere. Napoleon Hill diceva che ogni 5 anni siamo tutti persone nuove, perché ogni 5 anni tutto si rigenera, non solo le singole cellule, ma anche la mente, lo spirito, non solo le singole cellule, ma anche la mente, lo spirito. Seguendo un'ottica filosofica, non so se dal punto di vista scientifico possa risultare vero, ma come spunto è sicuramente interessante. Grazie per la vostra compagnia, grazie caro. Le altre volte è stato più difficile, conto di riuscire a imparare a usare questa di più e sempre meglio. Grazie anche a Burrasca, che saluto. Ci vediamo alla prossima, spero che il collegamento sia stato all'altezza dal momento che ho cambiato recentemente il modem. Arrivederci.